ma dico io, a quest'ora della sera siete ancora desiderosi e desiderose? No, perché i desideri hanno anche dei limiti, diciamocelo, dopo tutta questa giornata. Io per esempio un limite ce l'ho, fra i tanti. Cioè, quando mi chiedono se mi piacciono i dolci, io tendo a rispondere subito no, lascia perdere, perché proprio i dolci non li desidero. Ma non è proprio così. Perché se mi offrite, anche domani, con calma, una fetta di torta di ricotta e pere, io non resisto e ho un moto di commozione vera, ma c'è un perché. Perché una mattina ero appena entrata a scuola e in aula, ho sentito un leggero tocco sulla spalla. E quando mi sono girata ho visto una magnifica torta di ricotta e pere, appunto, e subito dietro lo sguardo brillante di una mia alunna dodicenne e la sua voce fiera, decisa, che mi dice: prof, l'assaggi, questo era un mio non so. Era successo il giorno prima, in quel gruppo di preadolescenti che stavo osservando da un po' e mi sembravano frenati, già discreti militanti della competizione, ma altrettanto schiacciati sulle prestazioni, sulle ansie, sulle aspettative degli adulti. Io ho deciso di proporre una cosa. Ho detto loro: prendete un foglio e scrivete dalle 5 alle 10 cose, anzi in realtà, siccome ero la prof di matematica, ho detto scrivete un numero compreso fra 5 e 10 di cose che siete davvero convinti di non saper fare. Quando avete finito, cancellate i non so all'inizio di ogni frase e sostituiteli con posso o voglio. E poi prendetevi qualche istante per rileggere le frasi così trasformate e magari sentire che effetto vi fa. Vedete, io avevo l'intenzione di attivare un movimento verso qualcosa che intuivo che quei ragazzi si stavano precludendo da soli, e non per sottoscrivere il vecchio detto volere è potere, tantomeno per fare del pensiero positivo, molto più semplicemente. Volevo provare ad aprire un varco, proprio una fessura di fiducia, socchiudere una porta blindata che io sentivo li stava separando dalla vita e soprattutto che aveva su di sé una targa gigantesca e c'era scritto: io non sono capace. E comunque quella torta di ricotta e pere, quella metamorfosi dal non so a posso, vi assicuro era buonissima, tant'è vero che non resisto neanche adesso. Il fatto è che al momento della nostra nascita sicuramente qualcuno ha detto o ha scritto di noi è venuta alla luce, e al momento della nostra morte qualcun altro probabilmente dirà o scriverà si è spenta. Ma non so voi, a me interessa quello che c'è nel mezzo. E in mezzo, quando e come impariamo ad accendere la luce e soprattutto a mantenerla accesa. Prima però dobbiamo sfatare un luogo comune. Anche in questi tempi di pandemia i luoghi comuni sono rimasti drammaticamente affollati. Il luogo comune per cui noi saremmo capaci di desiderare tanto più quanto siamo nati dal desiderio dei nostri genitori. Allora, diciamocela tutta con franchezza, a partire da me, se così fosse, la metà di noi non sarebbe in grado di accendere la candelina del compleanno. Invece, io sono convinta, credo, per fortuna, il desiderio si impara. Se penso a me, rintraccio facilmente la mia prima esperienza cosciente del desiderare. Avevo 8-9 anni e per il mio io di quell'età una bicicletta era il salvacondotto verso l'avventura e l'indipendenza. Era letteralmente lo svincolo a 2 ruote dall'infanzia. Ma all'epoca i miei genitori e i miei nonni mi posero una condizione ferma
è molto semplice. La bici sarebbe arrivata, ma solo alla fine dell'anno scolastico e solo se avessi guadagnato una delle borse di studio che metteva a disposizione l'ente per cui lavorava mio padre. Ebbene, io tutti quei mesi, e sono stati davvero tanti, me li ricordo ancora, tutti i giorni sono stata in compagnia di due cose: dell'attesa e dell'immaginazione. E guardate che immaginare è molto diverso da fantasticare. Prima ho visto il colore, rosso, poi sono arrivati i particolari, il manubrio cromato, il piccolo fanale, il sellino, il portapacchi. Poi mi ci sono vista su e ho sentito il suono delle ruote che stridevano sull'asfalto, e poi il suono del campanello e la pressione dei miei piedi sui pedali, l'effetto dell'aria sulle guance, ma soprattutto la gioia è il senso prorompente di libertà. Questo sentivo, fervido e reale. E questa sono io, alla fine della mia prima scuola di desiderio e dei suoi ingredienti. Non so se si vede la mia faccia, ma c'è proprio la faccia di una che è stata promossa. E oggi è vero che viviamo un tempo dannatamente scomodo per tutti e per tutte, ma voglio dirlo chiaro che per le bambine e per i bambini questo è molto più scomodo come tempo da vivere. E allora quanto loro fanno l'esperienza non solo dell'attesa e dell'immaginazione, ma anche di altri ingredienti che sono fondamentali per imparare a desiderare. Per esempio del silenzio. Quel silenzio buono che parla il linguaggio del dialogo ancestrale con tutti gli esseri, viventi e non viventi. E poi della noia, che vi assicuro spaventa tantissimo, soprattutto i genitori. E che è uno spazio vuoto, un tempo sospeso, è un'avventura della mente. È l'ascolto del niente che attira tutto, anche della confusione, da cui però arrivano immagini nuove. Io temo che troppo spesso le bambine e i bambini invece sentono questo e imparano questo, che il silenzio è una cosa brutta, ostile e spaventosa, che ha il sapore del rimprovero e della riprovazione, e che la vita è uno spazio da riempire di corsa e i desideri, esattamente come gli oggetti, merci da acquistare, da consumare con voracità, e magari per sentirsi i migliori. E allora io davanti a queste cose provo a farmi una domanda che per me è la più corretta, la pongo anche a voi. Allora cosa posso fare io? Cosa possiamo fare noi? A parte fare i conti con le nostre paure. Io provo a portarvi due parole che ho raccolto da loro, da bambini e da adolescenti. Per esempio, quella volta che un ragazzino di 11 anni, parlandomi delle notizie che portano ogni giorno dal mondo, storie di ingiustizie, violenza, guerra, malattie, atrocità, quelle stesse che noi prima guardiamo un po' sgomenti, poi turbati e via via più anestetizzati. Lui mi ha detto un giorno: Rosy, io davanti a questo mi sento sconcertato, cioè privato del concerto. Non ci avevo mai pensato prima che la parola concerto è una parola meravigliosa, perché concerto significa tendere insieme verso qualcosa. Quindi quel bambino mi stava dicendo del suo desiderio di cercare tutti insieme un'armonia comune. E poi c'è un'altra parola che ricorre, guardate, quasi tutte le volte che incontro gli adolescenti. Non mi sento considerato dai grandi. Considerazione è la seconda parola che vi porto. Ed è sorprendente la sapienza delle parole che usano i bambini, perché desiderio e considerazione contengono entrambe le stelle. E allora quando ci dicono
non mi sento considerato, ci stanno dicendo aiutaci a sentirci parte della stessa costellazione di umani. Questo ci stanno dicendo. Quindi quello che possiamo dare loro è provare a vederli e provare ad ascoltarli. Io una sintesi efficace l'ho trovata su una scritta che è comparsa qualche mese fa a Roma, sulla scalinata della Galleria di Arte Moderna. Non so se la leggete. È la citazione di una straordinaria filosofa, Maria Zambrano, e dice così, dice: le radici devono avere fiducia nei fiori. Allora quello che io mi propongo e ci propongo è proprio di fare una scelta radicale, riprenderci il compito di radici, perché le radici non hanno paura del buio, sono lì e si aggrappano con forza alla terra, non si chiedono mai che cosa c'è su e tantomeno se il fiore ce la farà, semplicemente lo spingono verso il cielo. Questo fanno le radici e questo possiamo fare noi. Starete pensando, questa la fa veramente molto negativa, perché effettivamente i bambini e le bambine di oggi stanno molto meglio di quelli di 100 anni fa. Vero, lo confermo. Ed è anche vero che abbiamo imparato piano piano almeno a nominare alcuni bisogni dei bambini. Almeno sappiamo che esistono, no? E sappiamo che i bisogni sono una dimensione essenziale della nostra esistenza. Il bisogno però non ha un verbo corrispondente, ha una piccola famiglia, per esempio ha come parenti stretti l'urgenza e la necessità. Il bisogno vive improrogabilmente nel presente. Il desiderio ce l'è come un verbo. Significa che contiene già l'idea del movimento. E poi a me piace perché ha una famiglia numerosa, ha come fratelli il coraggio e il tempo e ha come sorelle delle tipe molto interessanti, l'immaginazione che vi ho già presentato, la fiducia e soprattutto una piccola, essenziale, la pazienza. E la sua casa, la casa del desiderio, è la casa dei bambini e delle bambine, è la casa del loro diritto, è il futuro. Vero, starete ancora pensando. Tante cose abbiamo provato a farle, stiamo provando a farle per i bambini. Per esempio, nel mondo che io conosco meglio, che è il mondo della scuola. Da almeno 15 anni abbiamo meritoriamente dato attenzione ad alcuni bisogni di bambine e bambini e li abbiamo anche raggruppati all'interno di una grande sigla che è BES, i bisogni educativi speciali. È importantissimo che l'abbiamo fatto. Tuttavia mi viene qualche dubbio, perché ho la sensazione che rischiamo di confondere qualche volta i bisogni con l'identità dei singoli bambini. Lo dico perché spesso mi capita di ascoltare come gli insegnanti raccontano. Sapete che il modo in cui ci rappresentiamo le esperienze è particolarmente interessante. Allora ascolto gli insegnanti che raccontano del loro anno passato, per esempio così: quest'anno è stato veramente molto faticoso. Avevo una classe con 3 BES e 4 DSA, invece che dire una classe con 3 bambini con bisogni educativi speciali e 4 bambini con disturbi specifici dell'apprendimento. E a questo proposito, io credo sia necessario che continuiamo a interrogarci su come aiutare i bambini con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento, aiutarli a crescere e dare loro le stesse opportunità di tutti. Ma se nello stesso tempo, contemporaneamente, cominciassimo a farci delle domande anche sui disturbi specifici dell'insegnamento e sui disturbi specifici dell'educazione, se cominciassimo, o provassimo almeno, ad allargare lo sguardo dai BES,
quindi da solo soggetti con i bisogni, ai DES, ai desideri educativi speciali. Io sento che così avremmo qualche possibilità in più di intercettare quelle domande che premono dietro gli occhi dei bambini di ogni tempo, anche di questo, perché i bambini e le bambine sono esperti in interrogativi cosmici. Sono le stesse domande che a un certo punto della vita molti di noi smettono di farsi. E sono delle domande che io stasera vi consegno. Se volete, le mettete in tasca, le mettete in borsa e quando vi va, tiratele fuori, non per rispondere, ma semplicemente per fargli prendere aria, perché mai come ora c'è bisogno di queste domande, le domande di sempre dei bambini. Io chi sono e perché sono qui? Mi sento ancora molto vicina a loro mentre si fanno queste domande e per questo vi lascio con le parole che per provare a rispondere ha usato Edoardo Galeano, che penso poco fa abbia citato anche Tonio. Edoardo Galeano prova a rispondere nella sua Finestra sul volto, e il volto è quanto di più umano ci resti. Prova a dirci, secondo lui, chi siamo e perché siamo qua. E lo fa così. Una macchina stupida? Una lettera che ignora il suo mittente e ha sbagliato destinazione? O una pallottola perduta che un Dio ha sparato per errore? Noi veniamo da un uovo più piccolo della testa di uno spillo e viviamo su una pietra che gira intorno ad una stella nana e che contro questa stella prima o poi si scontrerà. Tuttavia, siamo stati fatti di luce, oltre che di carbonio, di ossigeno, di merda e di altre cose, ma in fin dei conti siamo qui da quando la bellezza dell'universo ha avuto bisogno di essere vista da qualcuno. Grazie. Grazie a voi.